Dunque giocatori ci siamo, è tempo di una svolta o di un disastro per Total War? Io sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di. Il tema di oggi è il primo showcase in assoluto della Creative Assembly. Gli sviluppatori del franchise Total War hanno già assicurato ai fan che sono in preparazione ben 2 titoli come minimo, uno storico e uno fantasy. Inoltre abbiamo già una conferma sul canale ufficiale di una grandissima, attesissima novità per il cavallo di battaglia dei Total War, la saga di Warhammer Fantasy. Nonostante sempre il 4 dicembre stia arrivando il nuovo DLC, che io ho avuto la fortuna di provare in accesso anticipato. Trovate sul canale tutti i contenuti a riguardo. Ma nonostante tutto ciò, si salverà il marchio Total War da un possibile flop? Io credo che, a prescindere da tutte le speculazioni su possibili ritorni di titoli storici come Medieval, Shogun, Empire, Napoleon, io penso che la Creative Assembly, molto lenta ultimamente anche solo a lavorare a dei DLC, se la sia presa molto comoda, proprio per evitare di fallire nell'obiettivo di portare a tutti i suoi fan, da quelli storici a quelli fantasy, dei contenuti che siano degni di nota e che soprattutto possano in qualche modo provare a essere rivoluzionari. Se c'è infatti un grande peccato nella Creative Assembly degli ultimi anni, anche con il cavallo di battaglia di Warhammer Fantasy, è proprio quello di non riuscire mai a superarsi, ma di riciclare tante cose, dagli asset grafici fino alle meccaniche di gioco, e spesso purtroppo anche rimuovendo del tutto dei sistemi fondamentali per l'immersione tattica e strategica. Per esempio, quando sono presenti delle fazioni con una forte nota culturale e militare nautica, ma dal videogioco è stato rimosso completamente il sistema di battaglie navali, l'amaro in bocca non può che persistere, esacerbare, diventare putrescente. Per quanto io mi sia divertito molto con questo DLC, per quanto io ve lo possa consigliare per lo stato attuale del gioco, e per quanto sia oggettivo che dopo un anno di sviluppo sia venuto fuori un ottimo contenuto, è anche vero che non possiamo continuare a condonare gli errori e le mancanze di un'azienda che in passato ha fatto veramente tantissimo. Il nome stesso è testamento di sviluppatori pionieri nel genere. La formula Total War è unica, ma ormai è datata. Non è una pila di sterco che viene sospinta da un povero scarabeo stercoraro, no, questo no, ma inizia a scricchiolare. Io considero soltanto questa informazione. Ho passato più della metà della mia vita a giocare a titoli Total War e ho 30 anni. Ed è proprio da questa metà della mia vita che i titoli storici non hanno ricevuto dei sequel, sono rimasti indietro. Qualche remastered, è vero, ma non è abbastanza. E per quanto io sia un warhammerista, vorrei un titolo storico che riesca ad imparare da queste esperienze recenti. Ma non si può permettere di continuare senza rivoluzionare 3 pilastri, 3 capisaldi della struttura dei loro titoli che purtroppo in tutte le sue declinazioni recenti ha fallito a suo modo con diverse gravità. Ritengo che siano l'intelligenza artificiale, che è sempre meno adattiva alla fazione peculiare, ed è un grande peccato. Io mi aspetto che ci sia uno sviluppo reale di come l'intelligenza artificiale smetta di utilizzare dei cheats sui valori di bonus e malus rispetto al giocatore, o che ce l'abbia monodirezionalmente soltanto con noi più avanza la difficoltà verso la grandezza leggendaria. Deve iniziare a porre delle reali sfide e che siano anche immersive e relative alle meccaniche uniche che noi giocatori potremmo usare con quella determinata fazione. Il secondo pilastro è il motore di gioco. Le animazioni aumentano il realismo, la cinematografia, tutto quello che volete, sono fondamentali ed è importante trovare un bilanciamento fra le due cose. Ma io ritengo che, soprattutto spostandosi verso il 40.000, che ha tutt'altra scala, o anche verso uno storico più moderno, serva una rivoluzione meccanica dell'engine, del motore di gioco, per anche la versatilità e la dinamicità dei campi di battaglia. Le situazioni tattiche non possono limitarsi semplicemente a degli scontri campali o delle battaglie d'assedio monodirezionali. Seppure si trattasse di un prototipo, il sistema di copertura in Empire Total War è stato sviluppato e poi abbandonato. Però magari potrebbero averlo già
riscoperto per il nuovo motore di gioco, un motore di gioco capace di cambiare e svoltare completamente, ridefinire il concetto stesso di battaglia tattica di Total War. Il terzo pilastro è la profondità strategica, che va ben oltre la tattica. Servono più dinamiche creative e non sistemi riciclati per dare profondità gestionale degna di un 4X strategico, tra risorse, economia, un sistema di popolazione, più gioco di ruolo per i personaggi, i loro inventari, le statistiche, i duelli, la diplomazia, quello che abbiamo visto con Three Kingdoms, e ovviamente che dia spazio anche a sistemi differenti di battaglie, come il sistema navale, nautico, ma potremmo parlare anche del sistema spaziale delle astronavi, no? Se dovessimo intendere un futuro science fiction per i Total War. Tutto dipende dall'ambientazione, ma questi sono pilastri fondamentali per l'innovazione del franchise. Senza questi cambiamenti io sono sicuro che i prossimi titoli saranno dei flop esagerati, perché è necessario che ci sia del cambiamento ed è necessario che la Creative Assembly inizi ad ascoltare di più gli umori della fanbase. Una parte di me spera davvero che non siano allucinazioni collettive, quelle delle speculazioni che si trovano online. Mi piacerebbe sicuramente giocare a Medieval 3, tanto come a una remastered di Shogun, Empire 2 o una sua remastered, e impazzirei probabilmente per un Warhammer 40.000 Total War. Avevo già fatto una chiamata a riguardo quando è stato annunciato Dawn of War 4. Non credo che si autoescludano le due possibilità, perché la Games Workshop sa benissimo come funziona l'esperienza di licenza del franchise e sicuramente la Creative Assembly è stato lo studio di sviluppo di videogiochi più remunerativo per loro. La loro partnership è solidissima ed hanno ancora tantissime cose da sviluppare dal vecchio mondo di Warhammer, per quanto io onestamente dubiti che si tratti di qualcosa di costruito e pensato per il lungo termine. Ritengo infatti che la fine del ciclo di vita di Total War Warhammer 3 sia vicina. Non è per forza un male, perché la fine del fantasy può aprire le porte per i fan più storici, così come per il 40.000 o per altre alternative. Quello che sappiamo per certo però è che il 4 dicembre parleranno del più grande DLC mai sviluppato per Total War Warhammer, che sia l'ultimo prima di una serie di DLC più piccoli e più frequenti o l'ultimo e basta, considerata la velocità di sviluppo negli ultimi anni. Questo non è dato saperlo ancora. Posso fare, sulla base di quanto è stato rivelato proprio in queste ore, giusto una supposizione. Si potrebbe trattare di Total War Warhammer 4 End Times, un nuovo gioco magari per testare il nuovo motore, così da dare spazio poi a ciò che è ancora più indietro nello sviluppo, ovvero il titolo di 40.000, oppure un titolo storico più moderno. Altrimenti potrebbe darsi che questo sia veramente il DLC di Nagash, dei Mortarchi. Insomma, un grande pacchetto che porterà sicuramente tantissimi rework a tutti i non morti, e sarebbe veramente la chiusura col botto perlomeno di Total War Warhammer 3, in attesa magari di un altro sequel. Quella che è iniziata come una trilogia potrebbe diventare qualcosa di più, dato che ha avuto tutto questo successo. Non possiamo che attendere e stare a vedere. Se vi interessa, il 4 dicembre andrò in live con il formato Discutiamo, in cui parleremo effettivamente di quello che potremo vedere in diretta, perché commenteremo lo showcase insieme. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Se volete lasciate un commento, perché per oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.